Oggi vi presento il mio nuovo spazio web, il blog. Venite numerosi perché il vostro orto sarà molto più rigoglioso, non si ammalerà e raccoglierete molto di più. Le vostre piante produrranno molti più frutti, belli, gustosi e genuini. Parola di Pier Giorgio, le scommesse sono aperte. Venite, se siete curiosi, cliccate, vi aspetto. In questo spazio, ragazzi, io vi prendo e vi coccolo, vi aiuto a risolvere molti problemi. Qui avete di tutto, dalla coltivazione del lobbista, magari chi è alle prime armi, che si fa il piccolo orto perché è un ragazzo giovane, perché è stufo del tran tran quotidiano, degli smartphone e vuole avvicinarsi alla natura, al verde. Ricordatevi che natura e bellezza è il nome anche di questo spazio web e del mio canale YouTube e di Facebook e così via. Poi ci sono anche le parti dedicate a chi fa coltivazioni un po' più serie, anche a livello intensivo. Ho diviso in categorie tutto quello che c'è da fare nella vita di campagna, nel giardino, nell'orto. Ad esempio, prendiamo la prima categoria, potare gli alberi da frutto. Oramai chi è che non ha un albero da frutto? Per hobby piuttosto che a livello intensivo. E quando si trova lì davanti a potarlo, lì iniziano un po' i primi problemi. Il problema è risolto, ragazzi. Cliccate potature, scegliete il vostro albero da frutto, cliccate e vi si apre un articolo da leggere e già lì avete più o meno capito che cosa c'è da fare. Ma non è finita qui, io vi voglio portare insieme a me in mezzo alla campagna e allora ad ogni articolo c'è anche il video. Seguite il video e lì state insieme a me, votate insieme a me e ben presto diventerete sicuramente più bravi di me. Vi spiego quando è il periodo migliore per potare quell'albero da frutto, vi insegno a riconoscere quali sono le gemme, i rami fruttiferi, i rami non fruttiferi, quali si eliminano, come si eliminano, insomma, a fine della potatura il vostro albero da frutto vi ringrazierà, sono convinto, e quell'albero il prossimo anno vi darà sicuramente dei bei frutti grandi, dolci e saporiti. Ne sono convinto. Ci sono poi, ad esempio, i trucchi del contadino. Qui, ragazzi, ho cercato di dare il meglio di me. Praticamente, che succedeva una volta, stiamo parlando di 45 anni fa. A fine serata, a fine del lavoro, ci si riuniva all'interno di una cantina con un bel focolare acceso e lì nonni e genitori o amici o i vicini ci si metteva seduti, i genitori magari si bevano un bel bicchiere di vino, il nonno si fumava la pipa e si raccontavano le avventure del giorno. Ma non erano solo avventure, erano dei piccoli consigli, dei trucchi, dei segreti che tutti quanti mettevano in campo per avere dei risultati. Ecco, e allora i migliori risultati venivano poi ripetuti l'anno successivo. Quella era la vera comunità, non i social. E allora io che ho voluto fare, siccome stavo sempre con l'orecchio diritto da ragazzino, ho capito che adesso questa comunità di una volta, nonni, genitori, figli, non esiste più. La società si è spostata con i social, che per me sono dissocial, ma comunque che ho fatto? Ho sfruttato i social, quindi YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, quello che mi mette in mano la società, e ho voluto riproporre quei trucchi, quei segreti a voi. Ecco, sì, a voi, in modo che anche voi apprendete delle cose che raccontavano i nostri nonni, delle pratiche agricole che, se messe in campo, ragazzi, danno dei risultati meravigliosi che stanno scomparendo. Ecco, io voglio tenerle vive e ve le dico tutte, dalla A alla Z, e avrete ottimi risultati meravigliosi. Parola di Pier Giorgio. Abbiamo poi la cura dei fiori, ce ne sono moltissimi per chi ama il giardinaggio, tutte le nostre ragazze che ci stanno vicino, le compagne della nostra vita che amano prendersi cura dei fiori nel giardino, nel balcone, dentro casa. E avete poi due cose molto importanti: difesa delle piante e prodotti biologici, perché, ragazzi, se noi abbiamo coltivato le nostre piante ma non ce ne prendiamo cura, se l'orto ben presto si secca, muore da malattie o attacchi degli insetti. Se sono piante da frutto, ben presto periranno o daranno poco e niente.
Ecco appunto, nella categoria difesa piante avete la maggior parte delle lotte da fare contro le malattie o contro gli insetti per difendere le nostre piante, in modo che le nostre piante sono più forti, più resistenti, riusciamo a difenderle, ad aiutarle a darci quei preziosi e gustosi frutti. Uno spettacolo. C'è poi una categoria dedicata interamente ai prodotti biologici. Ragazzi, io amo i prodotti naturali ed i prodotti biologici per difendere le nostre piante dalle malattie o dagli insetti. Perché ricordatevi sempre che portare un frutto o un ortaggio in casa bello e grande dà una bellissima soddisfazione, ma se questo frutto ortaggio è anche genuino, allora ragazzi abbiamo raggiunto il top e l'eccellenza. E qui non c'è più niente da fare, saremo i migliori. Ho parlato a sufficienza, ora tocca a voi guardarvi tutto quanto lo spazio, ogni giorno metterò uno, due, tre articoli, magari un giorno sì, un giorno no, ne metterò uno solo, insomma in base al tempo che mi rimane da dedicare anche a questo spazio. Se quello che vi ho detto vi interessa e vi piace, non vi rimane a questo punto altro che da fare che leggervi gli articoli, magari la sera vi guardate un video perché avete un problema da risolvere, insomma io cercherò di essere vicino a voi, di coccolarvi, di aiutarvi, cercherò di darvi il mio sapere in modo che anche i vostri problemi siano un po' più piccolini. Non voglio essere così presuntuosi di dirvi li risolvo, di renderli un po' più semplici. Ok ragazzi, questo è il mio progetto e sono convinto che ci riuscirò. Dai, stiamo insieme, uniamoci perché l'unione è la forza e la natura è bellezza. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi.